Bentornati sul canale per questo terzo e ultimo episodio dalla sorprendente Bielorussia. Oggi vi porterò con me ad esplorare la sua bellissima capitale. Minsk è un mix di cose molto sovietiche, che io apprezzo sempre moltissimo, e di richiami al passato. Ma non è solo questo, perché tra una falce e martello e un memoriale c'è una città che si sta sviluppando molto rapidamente. È moderna, tenuta perfettamente e decisamente vivibile. Proprio una bella scoperta. Quindi preparatevi a superare tutti i pregiudizi e a godervi la città. Iscrivetevi al mio canale per supportarmi e attivate la campanellina per non perdervi tutti i miei prossimi viaggi. Vi ricordo che se volete supportare attivamente le mie avventure potete offrirmi un caffè abbonandovi al mio canale. Carissimi, benvenuti a Minsk, capitale della Bielorussia, e siamo già in un punto super saliente della città, anche se in verità la visiteremo nei prossimi giorni. Però guardate quanta architettura sovietica in questa parte, e questa è una statua di Lenin. Adesso le cose da fare sono due: una, ritirare; due, andare a mangiare, e in verità la terza è fare il check-in nell'hotel prima che faccia troppo tardi. Quindi dopo aver visitato Brest, Mir e Nesvit siamo arrivati nella capitale con un treno da Gorodeia. Minsk ci dà il benvenuto con le porte della città e si presenta subito con edifici mastodontici che non sono i soliti palazzi moderni senza anima. Dopo essere stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, Stalin aveva in mente di trasformare Minsk in una città monumentale, con l'obiettivo di metterla in mostra al mondo. Il risultato finale è una città imponente, con ampi viali e un'architettura classica di grande valore. Ecco, questo edificio è il quartier generale dell'ex KGB dell'Unione Sovietica, oggi rinominato come KGB della Bielorussia. Perché sì, qui esiste ancora. Ah, ma che cos'è questo? Ah, cazzo, è vero. Ho abbassato la fotocamera tutto ad un tratto perché online tutti dicono che non si può fotografare, ma noi non abbiamo avuto alcun problema con foto e video. Anzi, una cosa che ci ha stupito molto è quanta poca polizia e militari si trovano in giro. Ce ne saremmo aspettati molti di più. Comunque è sera, siamo in giro da tutto il giorno e quindi facciamo gli ultimi passi della giornata. Abbiamo fatto il check-in nel nostro hotel a Minsk e diciamo che è una via di mezzo tra la prima notte abbastanza terribile a Brest e la seconda notte nella reggia di Mir. Questa è la camera, questo è l'ingresso, qua c'è il bagno e doccia sono divisi praticamente. Comunque siamo in verità un po' fuori dal centro città, qua abbiamo anche un balconcino, ma il motivo ve lo svelerò domani. Questa è la vista dal nostro 8° piano. La mattina dopo ci dà il buongiorno questo bellissimo cielo grigio. Lasciamo il nostro hotel e ci avviamo verso la prima tappa della giornata. Prima giornata via a Minsk e come vi avevo promesso, il motivo per cui abbiamo dormito fuori è perché appunto andiamo a visitare delle cose qua intorno. La prima è questa chiesa e per farlo facciamo 1,5 chilometri di strada lungo questo fiumiciattolo. Diciamo che il cielo non promette troppo bene oggi, però non è così tanto freddo. Prima di arrivare alla chiesa di Tutti i Santi passiamo dal parco che sembra ospitare anche dei centri sportivi e poi c'è la vista su questa serie di palazzi che fanno abbastanza impressione. Essendo oggi la Domenica delle Palme c'è un sacco di gente e tantissimi baracchini che vendono fiori, tutti finti. Comunque la chiesa è moderna ma comunque molto carina.
Lungo la strada per la prossima tappa incontriamo vari mosaici su alcuni palazzi, bellissimi perché sono enormi ma allo stesso tempo con molti dettagli e tengono vivo il ricordo del passato del paese. In generale gli edifici sono quasi tutti stati costruiti dopo la seconda guerra mondiale, perché in quel conflitto Minsk perse l'80% delle costruzioni. E pensate che al tempo la popolazione della capitale contava solo 50.000 abitanti, contro circa i 2 milioni di oggi. Altra tappa è la Biblioteca Nazionale, inaugurata nel 2006 da Lukashenko in persona. Oggi contiene 10 milioni di volumi e ospita la più grande raccolta di pubblicazioni belorusse e la terza più grande in lingua russa. L'entrata costa 2,50 rubli, circa 70 centesimi, ma sinceramente l'interno non è nulla di speciale. Poi taxi con Yandex dal costo di 7 euro. Allora siamo arrivati al Mount of Glory, che è uno dei simboli non solo di Minsk ma di tutta la Bielorussia, però purtroppo è in ristrutturazione. Comunque adesso stiamo provando a fare il giro, vedere se in qualche modo si può riuscire a salire, perché proprio sono chiuse anche le scalinate. Purtroppo niente da fare, peccato perché deve essere molto bello. Venne realizzato nel 1969 per il 25° anniversario della liberazione dai nazisti. La collina è artificiale e la terra usata proviene da 9 città eroiche dell'Unione Sovietica e dai campi di battaglia della Grande Guerra Patriottica. Comunque siamo arrivati qua in Yandex e che ci sta aspettando, praticamente abbiamo chiesto di aspettarci perché anche il prossimo punto è un po' distante e bisogna per forza raggiungerlo o in macchina o in taxi. Ora riprendiamo il taxi che per 25 euro totali ci porta ad un altro degli highlights assoluti fuori dal centro città. Siamo finalmente arrivati alla Stalin Line. Ci abbiamo messo una vita perché comunque è molto distante, però è una cosa assolutamente da vedere. Per farvi capire dove mi trovo in questo momento, sono sottoterra, è una specie di bunker. In questo posto si possono fare in teoria varie attività, tra cui anche sparare con i carri armati o fare delle corse con i carri armati. Sono molto curioso. L'entrata costa 25 rubli, ma ora un po' di contesto. Tra gli anni 20 e gli anni 30 i paesi europei iniziarono il riarmo e l'Unione Sovietica non rimase certo a guardare. Lungo tutto il confine occidentale Stalin ordinò la costruzione di una rete di fortificazioni militari per difendersi da possibili attacchi. Furono costruite più di 20 zone fortificate, di cui 4 in Bielorussia. In realtà contribuì molto poco alla difesa dell'Unione Sovietica, ma nonostante questo ha un grandissimo significato simbolico, tanto che nel 2005 questa parte qui a Minsk venne trasformata in un museo all'aperto. Il fatto che la maggior parte delle armi sono successive alla guerra, le corse con i carri armati e la possibilità di sparare, diciamo che lo rende un po' un parco giochi, piuttosto che un museo, ma comunque rimane molto interessante. Questa è la zona per le corse dei carri armati, ma purtroppo non c'è stata alcuna corsa. Sarebbe stato divertente. C'è il listino prezzi per le varie cose con cui si può sparare e qua praticamente ci sono varie mitragliatrici, cannoni e c'è anche il carro armato. Io non lo farò, però Marco sì.
Comunque Minsk ha avuto veramente un Novecento a dir poco tosto. Nel 1915 Minsk era in prima linea e divenne quartier generale del fronte occidentale dell'esercito russo e ospitò ospedali e basi militari. Nel 1918 fu proclamata capitale la Repubblica Popolare Bielorussa. Dopo circa 6 mesi venne conquistata dall'armata russa. Tra il 1919 e il 1920 venne controllata dalla Seconda Repubblica Polacca e poi restituita alla Repubblica Socialista Russa prima e poi divenne capitale della Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, cioè una delle fondatrici dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Tra gli anni 20 e 30 Minsk conobbe una rapida crescita con la costruzione di fabbriche, scuole, ospedali, teatri, cinema. Il problema? Questo periodo non durò molto. Infatti tra il giugno e il luglio del 1941, durante l'operazione Barbarossa, i tedeschi catturarono Minsk. La città fu sede di uno dei più grandi ghetti nazisti e ospitò più di 100.000 ebrei. Durante la Seconda Guerra Mondiale la Bielorussia perse circa un quarto della sua popolazione e metà delle sue risorse economiche. Potete immaginare quanto distrutta e desolata fosse la città al tempo. Da allora, nel 1945, la Repubblica Sovietica Bielorussa divenne membro fondatore dell'Unione Sovietica. Poi facciamo un passo avanti, altrimenti non finisco più. Tra il 1990 e il 1991 ci furono prima la proclamazione di sovranità e poi l'indipendenza. Forse la cosa che mi è piaciuta di più è questo treno, con le scritte per la patria e per Stalin. C'è anche un parco giochi per bambini che è così, e poi c'è questo aereo, ovviamente tutto con vista su carri armati eccetera eccetera, e poi c'è anche questo trenino con davanti la facciona di Stalin. Poi riprendiamo nuovamente il taxi e arriviamo in centro. Lungo la strada passiamo anche dal palazzo presidenziale. Poi pausa pranzo con i soliti draniki, quindi polpetti di patate. E poi riprendiamo i nostri giri da questi palazzi. Per finire il discorso di prima, c'è da dire che la città al giorno d'oggi sembra star bene. È vero che molti sono scontenti per Lukashenko, che è al potere da più di 30 anni, ma Minsk sembra proprio in salute e sembra continuare a crescere. Mi auguro solo che questa prosperità non sia solo di facciata, ma che comprenda anche la popolazione, che nonostante non parli inglese e quindi è praticamente impossibile avere delle conversazioni, mi sembrano tutte persone molto curiose e alla mano. E a proposito di lingua, si parla più russo che bielorusso. E allo stesso modo anche cartelli e indicazioni sono scritti prima in russo. Questo è molto importante perché negli ultimi anni l'avvicinamento alla Russia è stato sempre più rapido e evidente. Come turismo invece noi abbiamo incontrato sicuramente qualche russo e qualche cinese, ma europei quasi zero. Sicuramente 2 spagnoli a Brest e forse 2 ragazzi francesi qui a Minsk. Nonostante oggi non serva il visto per venire qui, quindi non è che sia particolarmente complicato. Ci sono monumenti che sono un tantino mastodontici. Questo è un altro memoriale che sottolinea il titolo di città eroe, dato alle città che hanno contribuito a arginare l'avanzata delle potenze dell'asse. E visto che non ne abbiamo visti abbastanza, ci dirigiamo verso un altro memoriale. L'Isola delle Lacrime viene inaugurata nell'agosto del 1996.
Qui si ricordano i caduti della campagna militare sovietica in Afghanistan tra il 1979 e il 1989. Campagna disastrosa che portò circa 1,3 milioni di morti tra i due fronti. Anche qui l'isola è artificiale e la terra che la compone proviene direttamente dal campo di battaglia. Poi passiamo per Trinity Hill, un quartiere storico che un tempo era il centro amministrativo di Minsk. In particolare tra il XV e il XIX secolo qui vivevano artigiani e commercianti. È molto particolare perché sembra in tutto e per tutto un quartiere centroeuropeo. La città mi sta piacendo moltissimo, ma c'è ancora tanto da vedere. Questo è uno dei KFC più famosi al mondo. Qui comunismo e capitalismo si scontrano. La scultura è stata realizzata negli anni 60, mentre KFC è arrivato in Bielorussia solamente nel 2015. Bellissimo, un punto che sognavo di vedere da un bel po'. Alla fine oggi il meteo ci ha graziato, non è stato troppo freddo e ora c'è anche una bellissima luce. Ci godiamo i colori del tramonto, poi ci avviamo a fare il check-in nel nostro appartamento. Appartamento a Minsk. Qua c'è il bagno separato con doccia e lavandino, e qua c'è anche la parte cucina che non useremo, però direi per niente male. Appartamento praticamente sulla via parallela a quella principale, per 20 euro a testa a notte. Per le accomodazioni io vi consiglio di prenotare con Zen Hotels, che ha varie opzioni. Ultime ore della giornata e troviamo questa bella galleria coperta e poi abbiamo una malsana idea. Allora stasera, visto che ci piace mangiare le cose tipiche, visto che non abbiamo troppa fame, proviamo qualcosa di nuovo e un po' strano. Il Mac bielorusso. McDonald's ha lasciato la Bielorussia con l'inizio della guerra in Ucraina, ma qui si sono reinventati. Hanno riutilizzato i locali, che sono in tutto e per tutto identici, solo il logo è cambiato. I panini sono molto simili, ma con nomi leggermente diversi. Allora, ho preso delle patatine, non sono tanto esperto del Mac, però sono identiche a quelle del Mac. Questo che è un country burger, che è esattamente come un chicken burger, quelli salva euro praticamente, mentre questo è un attimo più complesso, anche se non c'è dentro, è sempre pollo e si chiama Belarusian Burger. Carissimi, buongiorno, ultima giornata in Bielorussia e a Minsk, perché domani partiremo alle 6 di mattina, sperando poi di riuscire a prendere l'aereo alle 7 di sera da Vilnius. Quindi ultima giornata per esplorare la città. Oggi tempo molto bello, facciamo colazione e poi vediamo le ultime cose in città. Comunque, giusto per la cronaca, questa notte sono stato male, ovviamente per il McBuy, e quindi non ve lo consiglio. Per iniziare bene la giornata torniamo in delle zone che abbiamo già visto. La prima è la Trinity Hill. Questo è il monumento che abbiamo visto in ristrutturazione. Comunque penso che l'abbiate notato, ma in giro ci sono una marea di bandiere del paese. E, piccola curiosità, la bandiera è la stessa di quella della Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa, ma senza falce e martello. Bandiera che a me tra l'altro piace molto, e vabbè, come al solito il rosso sta per il sangue versato e il verde per le foreste, visto che il paese è coperto per circa un terzo da foreste e in generale la vegetazione copre il 70% del territorio. Comunque il mix tra stile sovietico, murales, mosaici, edifici moderni, falce e martello, memoriali, a me fa impazzire. Sarà che
un po' sono stufo delle città europee fatte con lo stampino, però Minsk è una piacevolissima sorpresa. Arriviamo alla chiesa dei Santi Simone ed Elena, costruita nel 1910 per ordine di un aristocratico che la dedicò ai due figli. Ma purtroppo la troviamo chiusa. Allora, la chiesa è sigillata e ci sono questi cartelli che dicono che è chiusa per l'autorità di Mosca. Mentre questa campana è stata realizzata con la collaborazione di Giappone e Ucraina, il che sicuramente per il periodo è un po' strano, però è un duplicato di quella sopravvissuta alla bomba di Nagasaki. Questo monumento, inaugurato nel 2000, simboleggia e mette in guardia dalla cattiva gestione del nucleare. Questo perché anche il territorio belorusso fu colpito dalle radiazioni del disastro di Chernobyl. Infatti circa un quinto del territorio fu affetto dalle scorie radioattive. Dopo un'altra capatina sulla via principale e un altro video all'edificio del KGB, andiamo a pranzo. Per cambiare un po' io ho preso goulash, ovviamente con patate. Forse ora inizio a capire come sia possibile che i locali consumano più di 400 grammi di patate a testa al giorno. Altra cosa imperdibile a Minsk è la metro, una delle pochissime che va ancora a gettoni. In particolare noi siamo saliti alla stazione Lenin perché è la più famosa e a parte qualche busto e simbolo comunista, comunque sempre molto apprezzati, la metro funziona benissimo, è normalissima. Metro che costa la bellezza di un rublo, quindi circa 25 centesimi a corsa. È vero che la linea non è che sia super estesa, ma comunque rimane assolutamente molto poco. Molto carina e molto nostalgica anche l'interno, anche se quella stazione mi sembra che sia quasi l'unica a essere così tanto nostalgica, le altre sono abbastanza normali. Arriviamo poi alla Piazza della Vittoria con questo monumento che celebra la vittoria dell'esercito sovietico sui nazisti nella Grande Guerra Patriottica. Bello questo monumento e anche molto particolare perché continua sottoterra con un memoriale. Poi, visto che abbiamo tempo e non ci manca tantissimo da vedere, passiamo per un paio di chiese e un cimitero che non ci eravamo segnati. Allora, una cosa molto particolare, siamo davanti alla sede del primo ritrovo del Partito Socialista Russo e questo è l'edificio dove ha abitato il presunto attentatore di Kennedy. Molto interessante che si trovino attaccati. Il Partito Operaio Socialdemocratico Russo fu predecessore dei bolscevichi e del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
quindi capirete anche voi che ha una grandissima importanza per il paese. E ora, niente, ci possiamo godere un po' la città camminando senza una meta precisa. Anche se è iniziato un po' a piovere, passiamo per vari edifici con un'architettura ben riconoscibile. Comunque, l'ho già detto, ma è impressionante quanto la città sia tenuta a modo. Non penso di aver visto una carta per terra. Non mi sono mai sentito in pericolo, tutto perfetto. Per quanto riguarda l'apparente assenza di criminalità, sicuramente c'entrano le pene severe, ma è anche vero che di polizia in giro noi appunto non abbiamo vista. Vista la pioggia, prima siamo rientrati in appartamento, ci siamo riposati un pochino e siamo riusciti adesso. Per fortuna non piove più, ma in verità abbiamo finito di vedere tutte le cose che c'erano da vedere in città. Però prima di mangiare siamo venuti allo stadio, che è molto molto moderno. Dopo cena in verità andremo a prendere qualcosina da mangiare, visto che domani avremo un viaggio interminabile per tornare in Italia. Infatti passeremo prima per Vilnius. All'andata l'autobus che ci ha portato da Varsavia fino a Brest ci ha messo veramente una marea di tempo. Speriamo che adesso al ritorno non ci metta così tanto tempo e speriamo di non perdere ovviamente il volo di ritorno. Questa sera cena un po' più abbondante, visto che dobbiamo spendere gli ultimi contanti, e poi dormire perché domani sarà una giornata molto lunga. Carissimi, buongiorno, sono le 6 di mattina e ci stiamo dirigendo molto di fretta verso la stazione degli autobus, perché tra poco abbiamo appunto il nostro trasferimento verso Vilnius. Per fortuna i controlli al ritorno sono stati un po' più morbidi, ci hanno tenuto al confine solamente 2 ore. Ora ci facciamo 2 passi per Vilnius, che io ho già visto 2 volte, e nel mentre vi saluto dal mio 65esimo paese visitato. Grazie di essere rimasti fino alla fine e di avermi accompagnato in questo bellissimo viaggio. Noi ci vediamo prestissimo da un'altra parte di mondo.